Buongiorno carissimi e benvenuti nel secondo episodio del mio viaggio in Messico. Dopo aver vissuto gli incredibili giorni de los Días de Muertos e attraversato il Messico più autentico, è arrivato il momento di cambiare scenario. In questo video infatti vi porto nella penisola dello Yucatan, un mix perfetto tra città coloniali, rovine Maya incredibili e spiagge paradisiache. Che paradiso è questo posto, ma quanto è bello! Ho esplorato città affascinanti come Mérida e Valladolid, scoperto antiche meraviglie Maya ad Uxmal e soprattutto Chichén Itzá. Benvenuti nella mia quinta meraviglia del mondo moderno. E mi sono rilassato in alcuni dei luoghi più belli dei Caraibi messicani. È stato un viaggio a dir poco pazzesco, ma prima di iniziare col video voglio parlarvi dello sponsor di oggi, che è Eimondo. Eimondo è l'assicurazione di viaggio che ormai uso da un sacco di anni e che consiglio a chiunque. Quando sono in giro per il mondo non voglio preoccuparmi di spese mediche impreviste o problemi con i voli. Con Eimondo infatti sono coperto e viaggio senza pensieri. Se usate il link che vi lascio qui sotto in descrizione avrete subito il 10% di sconto. Insomma, con Eimondo viaggiate anche voi, senza preoccupazioni. Adesso direi che possiamo iniziare col video. Buona visione! E la mia esplorazione dello Yucatan parte dalla sua città principale, ovvero dalla sua capitale, si chiama Mérida. Pensate che è una città molto grossa, infatti conta più di 1.200.000 abitanti. Adesso mi trovo nella sua piazza principale, infatti alle mie spalle potete vedere la cattedrale. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿de dónde eres? Italia? Italiano. Ho trovato delle persone che mi hanno chiesto se ho un canale YouTube. Telo? Tu Italy? Hola. 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 E adesso si stanno iscrivendo chiaramente al canale. Andrea Battista. Mérida è soprannominata la Ciutat Blanca per via dei suoi edifici coloniali di pietra calcarea molto chiara. Situata nel cuore dello Yucatan, è un punto di partenza ideale per esplorare la storia millenaria della regione, le sue bellezze naturali e i tesori archeologici. Esatto amici, uno dei posti che vi consiglio assolutamente di visitare se siete a Mérida sono le rovine di Uxmal, dove mi trovo in questo momento. Le rovine archeologiche di Uxmal sono tra i siti più straordinari della civiltà Maya e dal 1996 fanno parte del patrimonio dell'umanità UNESCO. Considerate il massimo esempio dell'architettura Maya, affascinano per la loro eleganza, la ricchezza dei dettagli e l'armonia delle forme. Pensate che questo importantissimo sito archeologico è stato gelosamente nascosto tra la fitta vegetazione per millenni. Soltanto nel 1840, attorno al 1840, infatti, un esploratore inglese riuscì a riportarlo alla luce. Queste rovine si trovano a circa un'ottantina di chilometri dalla città di Mérida e sono facilmente raggiungibili sia col bus, come ho fatto io questa mattina, ma se avete noleggiato una macchina chiaramente potete arrivarci tranquillamente in autonomia con la vostra macchina in circa un'oretta, o ancora, se preferite, potete prendere parte ad un tour organizzato. Come al solito trovate qui sotto in descrizione una serie di link per fare diversi tour qui in Messico. Dopo aver visitato diverse rovine Maya nei giorni passati qui in Messico, avevo proprio voglia di scoprire, di trovare un posto dove ci fosse prevalentemente ed esclusivamente natura incontaminata. Facendo un po' di ricerche ho trovato la riserva della biosfera di Rio Lagartos, che è il posto dove mi trovo adesso, e adesso che sono arrivato qui cercherò di contattare con degli amabili pescatori per cercare di portarmi a vedere appunto questa incredibile laguna. Facendo il tour con Julio, che ha 19 anni. Il tour dovrebbe durare circa 2 ore. La riserva di Rio Lagartos è un paradiso naturale nel nord dello Yucatan, una laguna spettacolare che si estende per oltre 60.000 ettari di natura incontaminata. Dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1979, ospita un ecosistema straordinario con oltre 500 specie di animali, tra cui coccodrilli e fenicotteri.
sta prendendo il sole. È la prima volta che vedo un coccodrillo così da vicino, raga. Sarà a 3 metri, credo. Wow, wow, wow. Ok amici, tour appena terminato e sicuramente una cosa che vi consiglio di fare se volete passare una mezza giornata o comunque una giornata intera immersi nella natura. Si vedono un sacco di animali, questo posto è davvero carino e ancora poco turistico. Ho visto davvero pochissimi turisti qui. La mia esplorazione di questa parte dello Yucatan però non è ancora finita, infatti a circa mezz'ora di strada da qui si trova un altro posto che vale assolutamente la pena visitare e adesso infatti andiamo lì. Obiettivo raggiunto, sono arrivato a Las Coloradas, guardate che spettacolo! Las Coloradas è un luogo unico, celebre per le sue spettacolari lagune rosa. Ci troviamo sempre all'interno della riserva di Rio Lagartos e questa zona è anche sede di un'antica industria salina maya, ancora attiva oggi. Il periodo migliore per ammirare i suoi colori surreali va da novembre a maggio, quando la luce intensa esalta le sfumature rosate dell'acqua. Amici, benvenuti nella mia quinta meraviglia del mondo moderno. Probabilmente Chichén Itzá non ha bisogno di presentazioni, infatti sicuramente il sito archeologico maya più famoso, più turistico e quindi anche più visitato di tutto quanto il Messico, pensate, e infatti come vi ho detto prima una delle 7 meraviglie del mondo moderno ed è anche stato chiaramente dichiarato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità nel 1988. Arrivate molto presto al mattino perché chiaramente essendo un'attrazione super turistica e molto visitata poi si riempie tantissimo di gente, quindi cercate di venire appena apre il sito che è alle 8. Devo ammettere che non mi ha dato quella sensazione potente come quando per esempio ero a Machu Picchu, no? Un'altra delle 7 meraviglie del mondo, oppure a Petra. Sì, è bella e per carità è molto particolare, sicuramente c'è un sacco di storia dietro, però diciamo tra le rovine che io ho visitato finora qui in Messico, al momento quelle che mi sono piaciute di più sono in assoluto quelle di Palenque. Se avete la possibilità, raga, andate a visitarle perché sono spettacolari, completamente immerse nella giungla e le rovine sono davvero belle, davvero anche quelle ben tenute e molto grosse. Chichén Itzá ovviamente se venite in Messico va visitata perché è una delle 7 meraviglie del mondo, però non lo so, non mi ha dato quella sensazione di oh mio Dio che cosa sto vedendo. Sentimenti contrastanti. La base ideale per visitare Chichén Itzá è Valladolid, una suggestiva città coloniale che custodisce tra i suoi edifici una sorpresa per gli amanti della natura, i cenotes. Un altro dei motivi per cui lo Yucatan è famoso in tutto il mondo è sicuramente per la presenza dei cenotes, che sono queste grotte naturali che erano considerate sacre dai Maya perché infatti pensavano che fossero la via d'accesso per entrare, per arrivare nell'aldilà, no? Praticamente ce ne saranno centinaia, forse migliaia sparsi in tutto quanto lo Yucatan, ma se vi trovate a Valladolid sappiate che proprio nel centro della città, nel cuore pulsante, a 2 passi dalla piazza principale si trova proprio uno di questi cenotes, si chiama Cenote Zachi ed è quello in cui mi trovo in questo momento. Per entrare in acqua, raga, sappiate che il giubbotto salvavita è obbligatorio. Adesso direi che ci facciamo un bel tuffetto, va? Pronti? Let's go! Ah, sì. Bella fresca. Ah. Amici, buongiorno e benvenuti sull'isola di Holbox, una meravigliosa e piccolissima isoletta situata a nord della provincia del Quintana Roo. La prima cosa che noto di quest'isola è che non hanno le strade in cemento, sono tutte di sabbia, infatti qui quando piove le strade si allagano completamente. Ho letto infatti che fino a qualche anno fa quest'isola era solamente un villaggio di pescatori, ma negli ultimi anni sta diventando sempre più turistica e sempre più persone vogliono venire qui per visitarla. Sono appena arrivato, passerò qui qualche giorno e vedremo un po' cosa ci riserverà quest'isola. Wow, frutta fresca tropicale servita direttamente sulla spiaggia. Che spettacolo!
Se avete la fortuna di visitare quest'isola durante i mesi estivi, quindi da giugno a settembre, sappiate che qui potete vedere gli squali balena, proprio perché transitano di fronte all'isola di Holbox in questi mesi. Il giorno seguente, nonostante il meteo incerto, ho partecipato al tour delle 3 isole, un'escursione in barca che esplora la zona meridionale di Holbox. Questo tour permette di visitare 3 luoghi straordinari immersi nella natura e popolati da una fauna incredibile: pellicani, cormorani, iguane, coccodrilli e in determinati periodi dell'anno anche i fenicotteri rosa. Amici, benvenuti ad Isla Mujeres. Questo è il mio terzo ed ultimo giorno purtroppo qui. Non vi ho mostrato nulla finora perché i 2 giorni che ho trascorso qui ha sempre fatto brutto, ha piovuto, era nuvolosissimo, c'era un sacco di vento e quindi ne ho approfittato per lavorare un po'. Oggi finalmente è iniziato a fare un po' più bello, c'è un poco di sole e quindi vi mostro un pochettino alcune delle spiagge più belle che ci sono su quest'isola. Qui chiaramente la parola d'ordine è rilassarsi, raga, rilassarsi. Playa Norte è sicuramente la spiaggia più famosa e turistica di tutta quanta l'isola Mujeres, appunto. Si trova ovviamente a nord dell'isola e nel pieno centro della città. Potete passare tranquillamente una bellissima e piacevolissima giornata all'insegna del relax e del mare. Un'escursione che avrei voluto fare qui ad Isla Mujeres è quella che porta all'isola di Contoy, che ho visto che è un'isola strabella, praticamente incontaminata, e da qua in circa credo mezz'ora, un'oretta di barca si arriva appunto su quest'isola. Purtroppo in questi giorni appunto ha fatto brutto e non l'ho potuta fare, però sappiate che è una delle escursioni che va per la maggiore qui ad Isla Mujeres. Dopo 3 giorni ad Isla Mujeres, che a dirla tutta non mi ha particolarmente entusiasmato, ho preso l'ennesimo pullman diretto a Tulum, la penultima tappa del mio viaggio in Messico. Buenos días hermanos, finalmente splende il sole nella regione dello Yucatan e finalmente vi faccio vedere una meravigliosa spiaggia caraibica, guardate che roba! Mi trovo nella stupenda Playa Akumal, che si trova a metà strada tra Playa del Carmen, sicuramente una delle spiagge, uno dei posti più famosi turistici della parte dello Yucatan, e Tulum, da dove sono partito stamattina con uno scooter che ho noleggiato proprio a Tulum. Playa Akumal è una riserva naturale bellissima con questa acqua cristallina, spiaggia bianchissima, famosa per la presenza di un sacco di tartarughe marine. Infatti qui potrete fare un tour proprio per vedere le tartarughe marine, ma adesso io direi che mi faccio un bagno perché sto morendo di caldo e finalmente è uscito il sole. L'attrazione principale di Tulum è sicuramente la zona archeologica appunto di Tulum, dove ci sono queste rovine Maya che sono particolarissime, probabilmente le più particolari di tutto quanto il Messico, perché sono le uniche di fronte al mare dei Caraibi, e infatti qui lo scenario è davvero spettacolare.
davvero un posto che vale la pena di visitare, è davvero stupendo, mi piace tantissimo, tantissimo. Insieme a quelle di Palenque sono quelle che mi sono piaciute di più in assoluto. C'è il mare, cioè, che figo, che figo. Le rovine di Tulum sono una delle attrazioni più visitate di tutto il Messico, grazie alla combinazione unica di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. I visitatori possono esplorare le rovine e poi fare un tuffo nelle acque cristalline proprio sotto la scogliera, rendendo l'esperienza ancora più memorabile. Ma che paradiso è questo posto, ma quanto è bello! E dopo tutto questo visitare, che dite? Ce lo facciamo un bagnetto in questa meravigliosa spiaggia caraibica? Buongiorno carissimi, questa mattina mi sono svegliato prima dell'alba proprio per venirla a vedere dal molo e in particolare dalla laguna di Bacalar. Infatti mi trovo a Bacalar, ho preso ieri un pullman da Tulum, ci ho messo circa 3 orette e questo bellissimo posto che mi sta piacendo davvero tantissimo è l'ultimo luogo che visito in Messico. La giornata è iniziata benissimo con questa bellissima alba e adesso vi racconto un po' di Bacalar e perché secondo me merita tantissimo una visita. Bacalar è una città che si trova nell'estremo sud della penisola dello Yucatan, ci troviamo sempre nella regione del Quintana Roo. Più che città in realtà sarebbe meglio chiamarla villaggio, perché infatti non ha tantissimi abitanti e soprattutto l'atmosfera qui è molto rilassata e da quello che ho notato è ancora molto autentica rispetto alle città che si trovano sulla Riviera Maya come sono Cancun, Playa del Carmen e anche Tulum, che purtroppo negli ultimi anni secondo me sono state un po' rovinate dal turismo di massa. Qui invece ho trovato un'atmosfera appunto molto più autentica, molto più vera, mi sembra davvero di essere ritornato in Messico, quindi mi sta piacendo davvero un sacco. Bacalar è davvero carina. Hola, buenos días. Che bello questo mercato. Sono l'unico turista, ci sono solamente persone che vivono qui, che comprano, che fanno la spesa. Mi piace tantissimo vedere queste scene di vita quotidiana, è proprio quello che io ricerco quando viaggio, la quotidianità e il contatto con le persone locali. Devo ammettere che in Messico ho trovato un po' di difficoltà, probabilmente per colpa mia, perché non mi sono magari esposto tanto, non lo so, però qui è un'altra cosa. Qui le persone mi sorridono, chiedono cosa fanno, cosa faccio, si fanno fotografare, che è una cosa che mi piace tantissimo, fotografare e fare video alle persone. Quindi sono contento, sono davvero contento. Sto posto mi piace tantissimo. Bacalar, raga, straconsigliato davvero. E questo è il mercato municipale. L'attrazione principale di questo luogo è la spettacolare laguna di Bacalar. Pensate che è il secondo lago più grande del Messico ed è collegato all'oceano da una rete di corsi d'acqua che lo trasformano in una vera e propria laguna. Le sue incredibili sfumature, che variano dal turchese al blu profondo, le hanno fatto guadagnare il suggestivo soprannome di Laguna de los Siete Colores. Che bello questo posto, raga, che bella Bacalar, mi sta piacendo tantissimo. È probabilmente uno dei posti che ho visitato in Messico, pensate, che mi piace di più in assoluto.
assoluto. Infatti se riuscite raga vi consiglio assolutamente di venire fin qua giù perché vale sicuramente la pena. Cari amici viaggiatori, spero che anche questo video sul Messico vi sia piaciuto. Se così fosse lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al canale perché infatti le mie avventure qui in Centro America non sono ancora finite. Infatti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane visiterò ancora un sacco di paesi e chiaramente se vi iscrivete al canale non vi perdete neanche un video. Io vi ringrazio se siete arrivati alla fine di questo video e noi come al solito appunto ci vediamo nelle prossime avventure. Ciao! Paolo, la città di Mérida non ha grandi attrazioni in sé, ma essendo situata nel cuore dello Yucatan è sicuramente un'ottima base di partenza per esplorare i suoi e sicuramente Paolo, Playa Now. Pensate che questo gigantesco sito archeologico fu Paolo. Facendo un po' di ricerche mi sono ritrovato in questo momento. Facendo un po' di ricerche ho trovato la biosfera. La riserva. Amici, comunque l'isola è lunga circa 8 km. Amici, comunque l'isola di Isla Mujeres è lunga circa 8 km. Infatti qui potrete poi organizzare un tour per proprio. Infatti qui potrete L'attrazione principale di Tulum sono sicuramente Amici, comunque Isla Mujeres è lunga circa 8-10 km. Ops, pardon. Paolo. Bacalar è una città